Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. Ebbene sì, è uscito il guanto dell'infinito e adesso andiamo a scoprirlo insieme e vi do solo qualche anteprima. Sarà alto 73 cm, le gemme si illumineranno grazie a una semplice pressione delle dita. All'interno ci saranno 3 batterie da 1,5 volt, quindi per un totale di 4,5. Sicuramente la luce sarà molto intensa. L'edizione De Agostini si costruisce in 100 uscite, ma poi andremo a vedere tutto bene nel dettaglio. Prima di andare avanti però ci tenevo ad augurare a tutti voi e a tutti i vostri cari più cari un sereno fine anno e un nuovo inizio con tanta serenità, che penso sia la cosa più importante di tutte, oltre chiaramente alla salute, ma se uno è sereno è perché la salute ce l'ha, diversamente. E questo è un augurio che vi faccio con tutto il mio cuore. Grazie a tutti sempre di seguirmi e di contribuire a dar vita al mio canale. Grazie. Andiamo subito a guardare cosa troviamo all'interno. La prima uscita costa 50 centesimi. Al di là adesso delle informazioni oggettive, cioè quelle che proprio sono scritte, no? Tutto quello che vi dirò oltre è il mio punto di vista, sia ben chiaro, Poi ognuno con i propri soldi fa quello che vuole. Guardate, sono già contenute le 3 batterie, se considerate che si paga 1,50 €, chiedo scusa, 50 centesimi vale già solo la pena di prenderle per le batterie. Eccole qui. Questo è quello che troviamo sul retro di questa prima uscita, del lancio di questo mitico guanto dell'infinito, guanto di Thanos. La seconda uscita, come potete già vedere, costerà 4,99 €. Il prezzo delle prossime, poi successive 98 uscite e sarà di 12,99 €. Allora, andiamo poi a leggere tutto nel dettaglio. Questo però leviamolo. Perché ho da darvi un po' di informazioni. Il guanto è veramente sarà veramente qualcosa di enorme, che mai prima è stato fatto, così come si evince anche da quanto è scritto qui. Ecco, qui ci dicono, ovviamente io leggo perché poi ci sarà la traduzione in 31 lingue anche per coloro i quali non sono di lingua italiana. Caro fan Marvel, complimenti, ti sei abbonato alla collezione Il Guanto dell'Infinito. A partire da ora potrai costruire il leggendario guanto indossato da Thanos. Preparati, il potere delle gemme dell'infinito è nelle tue mani. Benvenuto. Come tutti i fan dell'MCU, anche noi sappiamo che non si tratta di un oggetto qualsiasi, per questo motivo è stato realizzato con la massima qualità. È costruito in metallo, le gemme si illuminano davvero e le dita sono snodabili, un esclusivo pezzo da collezione in scala 1:1. Nulla di simile era mai stato realizzato finora. Parliamo non soltanto della fattura, ma ovviamente anche dell'altezza. E non è tutto qui. La decorazione prevede una lavorazione manuale. Dopo l'effetto cromato viene applicato a mano uno strato che dà l'impressione che il guanto sia invecchiato, in modo da ottenere una replica il più fedele possibile all'originale. Ciò significa che ogni componente è unico. Potrebbero quindi esserci delle piccole differenze tra una parte e l'altra, ma questo non influirà sull'aspetto del guanto una volta assemblato. La cura dei dettagli, l'artigianalità e i materiali di pregio rendono omaggio al guanto originale di Thanos. I particolari fanno di questa replica un capolavoro. Anime, realtà, potere, spazio, mente e tempo. Prova il brivido del potere dell'universo nelle tue mani.
Qui ci ringraziano per il loro interesse e ci chiedono di non esitare appunto a contattarli per qualsiasi domanda. Bene, adesso io vi do subito delle indicazioni. Allora, la prima uscita abbiamo detto che costa 50 centesimi, la seconda uscita costa 4,99 €, poi le successive uscite costeranno, chiedo scusa, 12,99 €, mi sono scritto un promemoria. Il totale di quanto ho appena detto sarà di 1.278,51 €, però attenzione, non è previsto in questi la base premium, che sarà alta 5 cm, avrà un diametro di 50, seppure di forma, se non sbaglio, ve lo dico subito, esagonale, ok? Si illumina, così come la base di Iron Man, e verrà data in 10 uscite in corso d'opera, quindi in 10 uscite si completerà, però dalla quarta uscita, quindi vuol dire che la prima la pagherete 50 centesimi, la seconda 4,99, la terza uscita 12,99, la quarta la pagherete, se sottoscriverete la base premium, 1,90 € in più, che per 97 uscite 1,90 € in più fanno 184,30 € da sommare a 1.278,51, che è il costo della sola costruzione del guanto, per un totale quindi tra base premio e guanto, ascoltate bene, di euro 1.462,81. Allora, costa tanto, costa poco, questo lo dirà ognuno di voi. Io sicuramente penso che sia un pezzo bellissimo da fare. Io adesso vi apro il poster che è contenuto all'interno, che è in scala 1:1. Questa è la mia mano, guardate, e sarà alto 73 centimetri. Il cubo box è 80, quindi quasi tocca sopra. È qualcosa di enorme di sicuro. Io credo che supererà abbondantemente i 7-8 kg di peso, tra la base e tutto supererà i 10 kg, questo è certo. La cosa che invece mi sento di dire alla De Agostini, che è l'editrice, Altaia, che sono sempre loro per il mercato non italiano, è che un guanto del genere non si può presentare senza base premium, quindi andare a dire che potete scegliere tra base premium oppure solo il guanto, io non trovo che sia una cosa, non voglio dire corretta, ma non è una cosa che, cioè è scontato che se io faccio il guanto voglio anche la base, perché il guanto va presentato in verticale, ok? Per quale motivo allora mi mettete 1,90 € in più? Abbiamo iniziato con Iron Man 1 euro in più, con Robocop 1,50 € in più, parlo della spesa in più per la base premium, e adesso siamo a 1,90 € per questo. Ma che differenza c'è tra questa base e quella di Robocop e Iron Man? Nessuna, perché le misure sono quelle, i materiali sono quelli, una è rotonda, l'altra può essere esagonale, però 1,90 € in più, ragazzi, ma la prossima uscita cosa la faremo? Farete pagare 2,50 €? Secondo me non, cioè un guanto del genere andava bene cioè mettendo anche nella spesa, perché ripeto, il guanto si deve fare con la base, o almeno si dovrebbe fare, e quindi non doveva essere una cosa da poter scegliere se fare l'edizione solo del guanto oppure anche la base premium, andava messa insieme e non mettere 1,90 € in più. Io la penso così. Un conto è una teca che puoi decidere di fare o meno, e un conto è come presentare il guanto. Boh. Detto questo, andiamo avanti. Io ragazzi non lo farò, ma non è che non lo farò perché costa tanto. Sapete che poi ognuno con i propri soldi fa quello che vuole. Sicuramente alla fine poi andremo a pesare il primo pezzo,
sarà bellissimo. Però anche perché è una cosa fine a se stessa, non possiamo paragonarla ad altre collezioni che stiamo facendo. Però non lo farò perché, insomma, chi mi segue e guarda la mia playlist si potrà accorgere che io ho già una grande spesa e non ho, anche se ho messo Patreon, non ho nessun supporto economico, quindi non lo posso fare. Se ci fosse qualcuno tra di voi che avesse piacere di farsi montare questo o qualsiasi altro modello da me, mi contatti privatamente, grazie. Un'ultima cosa, per coloro i quali ancora non si sono iscritti, sempre che ne abbiano piacere, iscrivetevi al canale ragazzi, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Bene, adesso vi faccio dare un'occhiata del fascicolo, per chi volesse anche soltanto leggere oltre che guardare le immagini, e poi passiamo alle caratteristiche, anche se c'è poco da dire, anzi ve le dico già adesso. Come abbiamo già anticipato all'inizio, dico abbiamo, uso il plurale perché il canale non è mio ma è di tutti voi che continuate a dar vita, grazie a tutti. E quindi abbiamo detto che già 73 cm di altezza, le dita sono tutte snodate, tutte le falangine, le falangette tutte snodate. Tutte le gemme si accendono, come ho già detto prima, con una leggera pressione, alimentate ognuna di queste da 3 batterie da 1,5 volt, che sono comprese poi nelle uscite. Questo è l'assemblaggio, lo vedremo dopo nel dettaglio. Io vi do soltanto una panoramica di tutto quello che c'è nel fascicolo. Questo è quello che si monta in questo primo numero. Vi consiglio di farlo, ragazzi. Se avete la possibilità di affrontare una spesa del genere, sempre senza i soliti commenti, ma me lo compro vero, destra e sinistra, non esiste nulla di simile, non potete fare una comparativa con altri, anche di altre marche più blasonate, perché è la prima volta che viene fatto e vi garantisco che veramente non avete idea della grandezza. Prendete un metro, apritelo a 73 centimetri. Adesso vediamo se avremo anche la larghezza, così vi fate un'idea. È enorme e sicuramente ci vuole un po' di spazio per l'esporlo, ma la figura per gli amanti del genere è sicuramente garantita, l'ottima figura. Ecco qua. Allora, per chi si abbona riceve il guanto dell'infinito in scala 1:6, un attimo che leggo, penso che sia in resina, l'altezza sarà di 15 cm, parlo dell'omaggio, e la base 3 cm di altezza. In più tre poster, la mitica t-shirt in esclusiva, che tanto vi dico subito che la taglia vi arriva quella che hanno, che dovrebbe essere la L, quindi ecco, se avete se avete un fisico così va bene, e se no o la regalate o la tenete così. Il cappellino, la tazza di Thanos e basta. Stavo leggendo se c'era qualcos'altro che vi potevo dire. Qui non ho capito bene questo, perché dice ordina subito, come uno legge qua e dice ok, se ordino subito ce lo sconto. Invece ti dice con il primo invio il numero 2 a soli 4,99. Beh, ma costa 4,99. E con il secondo invio il numero 3 e il numero 4 a soli 25,98. Beh, ma 12,99 per 2 fa 25,98. Quindi non vedo, o ho interpretato male io le immagini, o non vedo dove sia la convenienza in questo caso. Mentre invece per quanto riguarda l'abbonarsi con pagamento carta di credito e PayPal,
è sicuramente conveniente perché risparmiate ad ogni consegna 1 euro, 1,50 euro a pagare il bollettino. In più sapete che se ci dovessero essere degli aumenti di aliquote fiscali nell'arco dei 2 anni o quanto durerà questa collezione, a voi rimarrà sempre lo stesso prezzo. E in più vi posso dire che oltre ad avere la sostituzione, ma questo anche tramite edicolante lo potete avere, del pezzo eventualmente danneggiato, vi rimane anche il pezzo a voi. Dovete fare almeno una foto, meglio se ne fate due, specificare il tipo di collezione che state facendo, il numero del fascicolo difettato e vi mandano gratuitamente il pezzo al vostro domicilio. Allora abbiamo detto le dita sono stabili, parti metalliche riccamente dettagliate, la finitura di alta qualità fedele all'originale. Fa un po' sorridere tutto ciò perché originale neanche esistesse davvero, però la gemma della realtà che l'abbiamo sull'anulare, la gemma dell'anima sul mignolo, poi sul pollice abbiamo la gemma del potere, poi sul medio la gemma dello spazio, cioè chiedo scusa, ho sbagliato, sul pollice abbiamo, come ho detto giustamente, la gemma del potere, poi sull'indice la gemma del... ragazzi, sono arrivato alla frutta io, con questo ultimo dell'anno, che basta solo leggere. Perché? Perché cancello tutto. Sul pollice la gemma del tempo, l'indice abbiamo la gemma del potere, sul medio la gemma dello spazio, sull'anulare la gemma della realtà e sul mignolo la gemma dell'anima. Al centro abbiamo la gemma della mente. Poi tutti i dettagli sono fedeli al film Marvel Avengers Infinity War. Penso di avervi detto tutto. Una cosa solo ancora non vi ho detto, che quando poi passeranno le prime settimane, sapete che all'inizio si riceve un numero, poi 2, addirittura dicono che si possono ricevere dai 4 a 6 numeri a consegna. Attenzione, sarà una bella spesa perché circa 13 euro per 6 fa una bella cifra, però ripeto, per chi può, io consiglio di farlo. La base poi sarà questa, abbiamo il sostegno interno, ecco perché è tutta un'altra cosa presentarla così. Andiamo adesso al montaggio. Ecco qua. Lo apro e ci vediamo dopo. Ecco qua. All'interno troviamo il primo pezzo. Tutto in metallo. Sto guardando. Allora, vi devo dire la verità, me lo immaginavo un po' più spesso, è veramente un foglio, molto sottile, vedete? Però va bene, dai. Andiamo poi alla fine a pesare il pezzo. Questo anche in metallo. Allora, questo qui abbiamo la gemma dell'anima che va sul mignolo, un cacciavite, non mettete il dito sul LED, quello rosso, ok. Poi
abbiamo questo che conterrà il circuito con le batterie, che è plastica. Qui abbiamo due parti in metallo che sono calamitate, e qui un sacchettino con all'interno tutto quello che ci servirà per montare questo primo numero. Fate attenzione a non perdere le molle. Abbiamo una serie di viti, anche se sono divise, sono uguali. Due sono date in più. Io mi avvalgo di un lubrificante, qualsiasi lubrificante va bene, per andarmi a creare i filetti. Allora, andiamo a vedere la prima fase. Però, un attimo, ragazzi, sto vedendo una cosa. Sì, ho messo un attimo in pausa perché mi sembrava strano, visto che ci sono delle viti che vanno anche abitate nel metallo, mentre invece questa è anche plastica, e ci sono una serie di viti. Pensavo di aver interpretato male, invece no, ci hanno dato le viti del metallo anche da abitare nella plastica, quindi va bene così. Allora, prendiamo, la prima cosa da fare, prendiamo il circuito, così, e lo inseriamo all'interno qua. Fate attenzione quando lo inserite all'interno, perché queste due alette, dove poi ci va il positivo e il negativo delle batterie, devono entrare in questi spazi dedicati dove ci sono questi tagli. Quindi attenzione, non abbiate mai fretta di montare. Allora, questo è molto duro da inserire. Guardavo se le alette fossero uscite dalla loro sede, ma no, sono perfette. Devo solo capire come mai. Tutta questa... Ah, ecco perché. Ve lo dico subito perché guardate. Adesso vi faccio vedere. Vedete, non dovete aver fretta di montare. Guardate, vi faccio un ingrandimento. Ecco perché non entrava. Perché queste due alette qui sono quelle che poi tengono fermo il pezzo, nel senso spingono all'interno per farlo entrare non troppo libero. Quindi fate attenzione, perché io le mando un po' giù, così, non tutte, ma un po' giù. Ok. E adesso vado di nuovo a inserire. Dovrebbe entrare più agevolmente. Ecco qua, infatti. Un'altra cosa che è importantissima e che non dovete dare per scontato: prima di avvitare, accertatevi che la parte questa qua dell'integrato, non so se del circuito stampato, abbiate pazienza, non sono un elettricista, un elettronico, deve andare perfettamente imbattuta contro questi perni qui di plastica sotto, perché se vi entra storta la scheda e avvitate, la spezzate, mi raccomando, fate attenzione,
Bene, il cacciavite non è neanche calamitato, che bell'affare. Non mi- Prendo gli altri, un attimo. La prima volta che mi capita in una collezione di avere un cacciavite non calamitato. Voilà. Stringiamo poi tutta la fine. Non mettete lubrificante mai nelle plastiche, nessun tipo di lubrificante, ricordatevelo. Farete molta fatica ad evitarle queste, diciamo, perché hanno il filetto molto stretto, perché sono viti da metallo, ripeto, stranamente, la prima volta che mi capita, hanno usato un solo tipo di viti, ma queste vanno nel metallo. Ecco perché fate fatica. Quelle per la plastica hanno il filetto più largo e quindi la plastica, una volta che viene filettata, riesce a passare in mezzo alla filettatura larga. Qua è più difficile. Voilà, va bene così. Fate il montaggio dall'inizio ben accurato, mi raccomando. Ok, a questo punto mettiamo le due molle e le inseriamo qui nei perni laterali. Anche queste, vedete, entrano storte, non va bene, dovete inserirle correttamente, diritte. Questo che sentite in sottofondo, visto che mi manca la musica perché non sono capace a metterla, è il mio gatto tigrato europeo, il mio fratellino di poco più di 2 anni, che si chiama Michelangelo. Ok, allora sto cercando, eccolo qui, un cacciavite a taglio, perché dovete inserire bene il metallo della molla, non deve essere storto, altrimenti poi quando andrete a premere sulla gemma ci sarà il difetto, lavorerà storta, mi raccomando. Vedete, uno pensa che sia così semplice, lo metto dentro e finito. No, no. Deve entrare diritta la molla, perpendicolarmente al perno. Vedete che è diritta adesso? Così. Poi giriamo questo in su con questa parte tagliata in su. Prendiamo questo, ovviamente dove c'è questa parte qui di metallo che entrerà poi dove c'è lo spazio, e la mettiamo così. Vedete, non vi potete sbagliare perché abbiamo questa parte tagliata che manca. Ecco lì. Ecco. E adesso da dietro avvitiamo. Vediamo se è il caso di usare il lubrificante, anzi io quasi quasi lo provo subito, guardate. Ve lo dico se è il caso, perché essendo il primo numero non ho la certezza che sia necessario crearsi il filetto. Vediamo. No ragazzi, non serve perché lo spazio è quasi quasi fin troppo largo.
Perfetto. Quando arrivate in battuta basta, non insistete perché rischiate di fare danno. Guardate, vi faccio vedere una cosa. Non sono neanche arrivato in battuta e la vite mi gira a vuoto. Ecco, vi ricordate che all'inizio vi ho detto, quando sono andato a inserire la vite, che è troppo larga? In effetti è troppo larga. In questo caso, se vi capita, fate così. Svitate, ricordatevi, non abbiate mai fretta. E non vi arrabbiate perché si risolve tutto con la calma. Ecco, c'è da stringere questo perché è troppo largo. Ovviamente lo stringerete solo da un lato, perché essendo circolare e quadrato all'interno, se vado a fare la stessa cosa da quest'altra parte mi allarga di nuovo il lato che ho appena stretto, quindi va bene così. Adesso vedrete che sarà a posto. Vedete? È semplice, non bisogna avere assolutamente alcuna fretta. Ecco qua, perfetto. Perfetto. Adesso andiamo a inserire le 4 batterie. Andiamo a prenderle dove le ho messe. Quindi prendiamo le 3 batterie, mettiamo questo così, all'interno vediamo il segno più qua in basso, quindi per contro il segno meno qua in alto. Il positivo è questo, questa parte qui più larga, e questo è il negativo, quindi mettiamo le batterie così, mettiamo la prima, la seconda e quella lì, infine l'ultima qui in fondo. Teniamo così e proviamo. Ecco qua. Perfetto. Mettiamo il coperchio, una vite, abbiamo praticamente quasi finito. Prendiamo questi, potete metterli sia così che così, non fa alcuna differenza, e mettiamo le 4 viti. Scusatemi, ne prendiamo 8 perché 4 vanno messe qui e 4 sulla parte del guanto. Queste gemme ovviamente sono estraibili con tutto il guscio grazie a queste calamite che le mantengono in posizione corretta, attaccate al metallo, perché quando arriverà il momento di dover sostituire le batterie contenute all'interno, vi basterà estrarle e svitarle, fare la cosa inversa che abbiamo fatto adesso. Non stringete troppo, altrimenti questo vi diventa
stavo pensando convesso, quindi al contrario, così, e poi non vi va in fondo, piuttosto allentatele un po', controllate che le plastiche siano perfettamente aderenti, altrimenti, ripeto, non vi staranno perfettamente in sede. Ok, adesso facciamo la stessa cosa qui. Allora, tra l'altro volevo vedere una cosa, un attimo, Tra l'altro ho sbagliato, perché all'inizio vi ho detto che era la gemma dell'anima, ma la gemma dell'anima è questa, sul mignolo, e ho sbagliato perché ho detto anche mignolo. Invece è l'anulare ed è la gemma della realtà, quindi chiedo scusa per quelli che ne sanno molto più di me. Ecco, se non mandate avanti tutti i video, non mi scriverete poi la correzione, perché mandate avanti video veloci, non vi sentite questa parte, mi dite Michele hai sbagliato, e io lì mi accorgo che non avete visto tutto il video. Allora, avvitiamo le ultime 4 viti. Una piccola considerazione, vi dico la verità. Un guanto del genere, per i soldi che costa, alla fine verrà a costare quello, avrebbero potuto non farlo in materiale cromato poi da invecchiare, perché questa è Zama, credo che sia Zama, questa. Ma avrebbero potuto farlo in bronzo, che ovviamente a loro sarebbe costato di più, ma sarebbe stato sicuramente, visto il pezzo tanto pregiato come ne parlano, un valore aggiunto al pezzo vero e proprio. E poi insomma ci stavano benissimo, avrebbero guadagnato qualcosa in meno loro, però visto il prezzo che ha. Andiamo a vedere. Ecco qua, vedete? Calamitato, molto carina come idea, funzionale. Le calamite tengono? Sì, meno male. Vediamo se si avvitano un po' di più, ma non credo più di così. No, perché in realtà c'è un errore nella scelta delle viti, perché queste teste qui non dovrebbero spuntare fuori, ma dovrebbero essere a filo della plastica e la gemma andrebbe ancora più dentro. Comunque va bene, perché vedete che in realtà è un po' sollevata e non può andare giù, vedete? Guardate, vedete? E non andrebbe bene così. Ecco, io vi dico che se io facessi questo modello, una volta fatto questo, andrei a consumarmi queste viti qua che escono. Però fate attenzione, dovete consumarle prima di avvitarle. Ne consumate una e vedete se riuscite ancora a avvitarla e svitarla, altrimenti le sostituite proprio e mettete quelle più coniche che vanno dentro. Perché se andate a limarle qua sopra, tutta la limatura di ferro vi va sulla calamita, quindi non lo fate. Ok? E sicuramente, ecco, è più bello che aderisca perfettamente e non che rimanga così sospeso. Per contro, vediamo un po', faccio una prova veloce. Se io andassi a svitare tutte e 4 le viti, lo metto senza viti. Dai, facciamo una prova. All'inizio ho detto che secondo me peserà 6-7 kg, alla fine non lo so, perché pensavo un metallo più spesso. Immaginavo un metallo più spesso. Evidentemente queste ce l'hanno messe perché le calamite si possono staccare. Adesso proviamo a fare una prova, magari poi mi rimarrà una calamita sotto, ma la andrò a togliere. Ecco, vedete, guardate, vedete come cambia con le viti, guardate,
tutto è perfettamente aderente, vedete? Invece lo spessore della testa della vite, che di più non avvitate perché non va di più giù, impedisce a quella di entrare. Secondo me hanno sbagliato. È una cosa molto semplice da risolvere, ragazzi, ve l'ho detto. O consumate la testa, tanto anche se va più bassa la stella non vi dovete preoccupare, perché il cacciavite comunque riuscirà lo stesso a mordere, diciamo, a prenderlo per poterlo poi avvitare o svitare. Metto la pausa, rimonto e poi ci salutiamo. Ecco qua, vedete quanto è sollevato. Però insomma sono cose da pignoli, eh. La luce è molto intensa perché, come ho detto all'inizio, 3 batterie da 1,5 volt fanno una bella luce. Bene ragazzi, adesso andiamo a pesare così per curiosità questo pezzo e vediamo. (352 grammi), che per i nostri amici non italiani che hanno un'unità di peso differente dai chili, questo è il peso. Bene, abbiamo finito. Ecco qui, abbiamo finito questa prima parte di questo guanto, il guanto dell'infinito di Thanos, il malvagio Thanos. Ecco qua. Michele vi ringrazia del vostro tempo e vi dà appuntamento. Ecco qua. Vi dà appuntamento ai prossimi video. Adesso vado a prepararmi la prima uscita, vi dico subito, della Tumbler di Batman, dell'Alfa Romeo, vi dico subito anche il modello, la Giulia Super 1006 di colore verde, e poi ci sarà anche la prima uscita, che è questa. Ecco qui, guardate che meraviglia. Correte a prenderlo in edicola, almeno il primo numero, lo guardate, se poi vi piace continuerete la collezione. La leggendaria collezione di Marvel. Scopri le storie che hanno creato le leggende Marvel. Eccola qui, un'edizione Hachette, mentre questo invece, come ho già detto prima, edizione De Agostini. Ragazzi, grazie a tutti, un saluto a voi, a tutti i vostri cari più cari. Desidero ancora farvi i miei più sinceri auguri di un felice, anzi soprattutto sereno fine anno e altrettanto sereno anno nuovo, e che questo 2023 porti davvero nei cuori di ognuno di noi tanta serenità e ovviamente anche bontà e disponibilità verso gli altri. Ciao ragazzi, al prossimo video e grazie veramente a tutti di seguirmi. E per quelli che ancora non sono iscritti, mi raccomando, non vi dimenticate, iscrivetevi e attivate la campanella. Ciao a tutti!